Come molti di noi oramai sanno, Arduino dispone di una serie di pin di output digitali. Alcuni di questi pin sono modulabili attraverso la funzione PWM, Pulse Width Modulation, consentendo ad Arduino di fornire valori intermedi tra 0 e 5 volt. Ma come questo avvenga non è spesso del tutto chiaro. Il video di oggi cercherà di spiegare, con l'ausilio di un oscilloscopio, il funzionamento dei segnali PWM. L'esempio di oggi prevede due semplici circuiti in genere presenti nella libreria di Arduino: button, interazione con un tasto su un pin digitale per accendere un LED, e analog in-out serial per gestire un output PWM attraverso un potenziometro analogico. Sia i file che il circuito sono presenti nella libreria Arduino e riportati ai link in descrizione. Collegheremo i connettori del nostro oscilloscopio prima all'uscita di massa ed al pin D2 del primo programma. Poi porteremo la clamp del segnale sul pin 9 PWM del secondo circuito. Lanciando il primo programma, vedremo che quando selezioniamo ad high il valore dell'uscita per accendere il LED, la tensione sul pin passa da 0 a 5 volt. Quando il livello è high, quindi, il LED viene alimentato. Ricordate sempre la resistenza di limitazione per impedire al LED di bruciare. Lanciando il secondo programma, invece, noteremo che l'uscita PWM è rappresentata comunque da un'onda quadra a frequenza fissa di circa 976 Hz per i pin 5 e 6 e 488 Hz per tutti gli altri. Noi stiamo usando il pin 9. Ruotando il potenziometro ne modificheremo il duty cycle, ovvero il tempo di attività. In tal modo forniremo in uscita una tensione variabile tra 0 e 5 volt, mentre il suo valore sarà dato dalla percentuale in tempo in cui l'onda sarà in fase high rispetto al ciclo completo. E anche per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, sottoscrivete il canale e seguiteci su tutti quanti i media. Ci vediamo la prossima volta. Arrivederci.